Ciao a tutti, amici del leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami il leone, tendenze energetiche generali per la prima metà di luglio 2023 e abbiamo la carta della luna, amici del leone. Periodo di nostalgia probabilmente per qualcuno, periodo di paure. Potrebbe essere che sensazioni, emozioni, ricordi o magari anche persone ritornino dal passato. Andiamo a vedere nello specifico di che cosa si tratta con i tarocchi. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, quindi prendete quello che vi serve, lasciate andare il resto. Se non risuona nulla o se volete completare il messaggio potete ascoltare Ascendente, Segno Lunare e Venere, e per sapere come unire questi tre oroscopi vi consiglio di ascoltare la guida di cui trovate il link qui sotto nella descrizione. Sempre nella descrizione trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi e altri link a video che potrebbero interessarvi. Abbiamo la carta della torre, amici del leone. Cinque di coppe. Abbiamo la temperanza, la giustizia, un 2 di pentacoli, un cavaliere, scusate, un fante di coppe, un 4 di denari, arrivo, e abbiamo un 9 di spade. Ok, periodo tosto, amici del leone. C'era un altro segno che aveva torre e morte, quindi importante anche lì il movimento energetico. Si parte da una torre, si parte da qualche reset, da qualche punto e a capo con questa torre. Normalmente quando c'è la torre si parla sempre di un crollo delle certezze, un crollo di alcune sicurezze o qualche tipo di rottura. Abbiamo anche questo 5 di coppe e il 5 di coppe, ragazzi, fa riferimento a qualche occasione che si è persa, a un pentimento. Adesso poi lo andiamo a vedere meglio con i mini tarocchi, ehm, però è come se non vi rendeste conto che in realtà c'è ancora tanto da poter fare, da poter creare, da poter, come vi posso dire, avere. Abbiamo anche la temperanza, che è una carta di guarigione, una carta di pazienza e ho come la sensazione che qualcuno vorrebbe uscire in fretta da questa situazione. Qui abbiamo la giustizia, è come se foste in attesa dell'arrivo della giustizia divina. La giustizia divina è quella che compensa, ok? Cioè nel senso, se avete lasciato indietro delle cose, ok, tanto vi viene tolto con la torre, tanto vi viene dato. È una delle leggi dell'universo, la legge di compensazione, guardatelo. Però, appunto, c'è qualche cosa che probabilmente voi dovete tagliare con questa giustizia e qui io credo che si faccia un po' fatica. Abbiamo poi il 2 di bastoni, scusate, il 2 di pentacoli, il fante di coppe e il 4 di pentacoli, lo andiamo a vedere direttamente poi dopo con i mini tarocchi. Ma ripartiamo da questa torre, andiamo a vedere di che cosa si tratta questa torre. Abbiamo un fante di pentacoli, la regina di pentacoli e un 5 di pentacoli. C'è anche un 5 di pentacoli. Il 5 di pentacoli è una carta di forte, forte, forte delusione, una carta di... le carte di tristezza che mi richiamano un po' alla luna sono il 5 di pentacoli e il 5 di coppe. È come se ci fosse stata una delusione, una forte delusione, perché abbiamo comunque anche la torre. Può essere da parte, considerato che ci sono due figure da parte di una di queste due figure, o che potrebbero essere, vi faccio esempi, capo e collega, mamma e fratello, sorella, piuttosto che
zia e cugino. O semplicemente potrebbe anche essere per qualcuno che questa regina di Pentacoli non abbia fatto i movimenti che voi vi aspettavate, vi abbia deluso, diciamo così. Andiamo a vedere il 5 di coppe, perché effettivamente c'è una carta di perdita. Giustizia di nuovo e asso di bastoni. È come se ci fosse qualche cosa che voi dovete fare attivamente con questo asso di bastoni per rimettere le cose in equilibrio. Andiamo a vedere la temperanza. Otto di spade, 6 di pentacoli e regina di coppe. Ragazzi, qui quello che bisogna riequilibrare, perché sia la carta della giustizia che avete due volte e anche la carta della temperanza parlano di riequilibrare, anche il 2 di pentacoli è comunque un 2, no? Credo la vostra attitudine emotiva, considerando che c'è la regina di coppe. C'è qualche questione dove voi non vedete chiaro, ma probabilmente perché siete ancora in questa fase di delusione. Tenete presente che quando ci sono questi 2-5 l'attitudine è quella di carenza, quella di vittima. Quindi probabilmente non vi rendete ancora conto del fatto che magari vi lamentate spesso o che per uscire da questo tipo di situazione basterebbe semplicemente agire. Per qualcuno questa giustizia ci parla appunto di contratti, potrebbero essere degli sblocchi che arrivano anche grazie a questa torre. Sapete, la torre per me sono i momenti di reset, che sono, anche se non capiamo subito perché arrivano e quando arrivano ci fanno soffrire perché ovviamente è un crollo dell'ego, no? È un crollo del nostro obiettivo, di quello che noi credevamo fosse vero o giusto per noi, però è anche vero che arrivano questi avvenimenti, l'universo ce li manda per reindrizzarci e tenete presente che avete la giustizia divina, quindi qualsiasi cosa vi sia successa con questa torre, so che al momento magari molti non capiscono il perché è successo, ma poi arriverete a capire il perché. E sono quei momenti che vi danno la possibilità di ripartire da zero, di ricominciare, di reinventarvi. E qui anche il 6 di pentacoli è una carta che parla di equilibrio. È come se aveste bisogno di riportare equilibrio tra l'interno e l'esterno, il maschile e il femminile, la mente e il cuore. Andiamo a vedere la giustizia. Allora, abbiamo un 10 di bastoni e un 7 di bastoni. Dovete cercare quello che è più giusto per voi, senza farvi condizionare dal mondo esterno, senza farvi distrarre dall'obiettivo. Cercate di capire quali sono le vostre aspettative piuttosto che quelle degli altri, cercate di capire che cos'è vostra responsabilità piuttosto che quello che è responsabilità degli altri e difendete il vostro spazio. Non vi fate distrarre. Direi scusate, anche da questo momento di guarigione di cui ci parla la temperanza. Andiamo a vedere il 2 di pentacoli. 10 di pentacoli e fante di pentacoli. Allora, qui ho come la sensazione che con questo 2 di pentacoli ci si stia barcamenando, ci si stia giostrando tra più situazioni. Una di queste potrebbe essere la famiglia o il gruppo lavorativo, piuttosto che mi parlano di un anziano da accudire e i propri nuovi obiettivi. Per qualcuno è una questione di gestire, diciamo, i vostri impegni e i figli, ipotesi. Però in questo senso ho come la sensazione che per uscire da questo pesantore di inizio mese, le carte qua vi vogliono consigliare di prendere la vita con un po' più di filosofia, cercare di farvi, sì, di farvi anche
come vi posso dire, guidare, trasportare dalle nuove belle idee che vi vengono. Andiamo a vedere questo fante di coppe. Il matto, l'imperatrice e un 6 di spade. Sì, la sento molto l'energia del fante di coppe, è simile a quella del matto in questo caso, perché il matto è proprio colui che è genuino, questo si è girato un 2 di spade, è colui che è genuino, che si butta con fiducia alla vita, sa che tutto quello che incontrerà è per la sua evoluzione personale. C'è da dire che siete in una sorta di fase propulsiva, mi viene da dire, come se voleste andare avanti, ma c'è qualche cosa con questo 4 di denari che vi fa rimanere attaccati a questo tipo di realtà. In effetti vedo la luna che dà un po' un senso di pesantezza, ma qui giustamente avete 2 volte la giustizia e la temperanza. C'è prima bisogno di rimettere in equilibrio, di anche ricalibrare il tempo che dedicate a una cosa piuttosto che un'altra. Diciamo che siete ancora abbastanza in fase protettiva, considerato il lavoro che state facendo, e è come se stesse iniziando a bollire l'acqua nella pentola, no? Sapete quando fa le bollicine piccole? Non è ancora pronta proprio per il bollore grande. Diciamo così. Andiamo a vedere il 4 di denari. La sacerdotessa e il 9 di spade, giustamente, che è un'energia che si ripete. Sì, vi sento molto in protezione, ma per questioni vostre. Cioè, siete voi che siete preoccupati per delle questioni del passato, per delle paure che magari si sono generate in passato a causa di questa torre. Però in realtà qui con la sacerdotessa vi dicono di guardare oltre. È sempre interessante lavorare o comunque osservare l'attaccamento, perché attaccarci a delle cose materiali ci dà in un certo senso sicurezza. Però alla fine la vera ricchezza non è nel mondo esterno, ma è nel mondo interno. Però è interessante come molte volte avere determinate cose ci faccia sentire più al sicuro. Però ripeto, si tratta qui ragazzi di guardare al futuro nel prossimo periodo, ok? Perché comunque si parte da una situazione un po' pesantuccia e c'è bisogno di drenare questa energia, come vi dicevo prima, di riportare in equilibrio. Possono anche essere questioni veramente legate al passato per qualcuno. Però comunque guardate, la giustizia ce l'avete e avete anche il 10 di pentacoli. Se per voi vibrasse come una questione lavorativa, vi dico che potrebbero potenzialmente esserci dei contratti, però dovete appunto vivere la situazione in un modo più leggero, in un modo più giocoso, senza farvi coinvolgere troppo dalle emozioni e dai malpensamenti, dai malpensieri. Cercate di vedere il bicchiere mezzo pieno, insomma. Andiamo a vedere ancora un oracolo per vedere come terminare la lettura. Quanti! Wow! È proprio quello che vi dicevo adesso, del bicchiere mezzo pieno. Carta numero 12, che tra l'altro è lo stesso numero dell'appeso, e anche l'appeso viene raffigurato a testa in giù. Questa carta parla di cambio, di energia, quindi nel momento in cui vi sentite in un momento torre, in un momento di delusione, di frustrazione, di perdita, di vittimismo, di incastro dove vi sembra di non potervi muovere, dove sembra che le cose continuino a ripetersi, voi più che le cose, le dinamiche, però comunque voi cercate di cambiare energia, quindi a parte che se ci fate caso c'è un occhio in mezzo alla mano, ok? Come un po' percepire le cose appunto da un altro punto di vista, come l'appeso. Bellissima. Poi abbiamo, ah, che bella, questa carta numero 6 e parla di mani che curano fondamentalmente. Quindi
può essere importante in questo senso fare qualche cosa con le mani. Sapete che ci sono le meditazioni attive che sono vi faccio un esempio, fare un qualche hobby, un creare per esempio qualche hobby artistico, e questo fare vi dà la possibilità di entrare nel flow, entrare nel flusso, di dimenticare, di spegnere per un attimo, diciamo così, quello che è il movimento dei pensieri all'interno della testa. E un'altra interpretazione, può essere che qui ci sia qualcuno che abbia nelle mani questa, infatti anche qui c'erano gli occhi, no? Questa capacità di curare, di guarire, quindi magari qualche terapeuta Reiki, qualche massaggiatore, piuttosto che qualche terapeuta di pranic healing. Però è interessante perché il numero 6 è il numero dell'amore e noi nelle mani, esattamente dove qui è disegnato l'occhio, abbiamo dei chakra, e quando io faccio Reiki, per esempio, diciamo l'energia passa attraverso questi chakra. Ok, poi abbiamo una carta che vi ricorda di, scusate, di pulire il vostro spazio, che è sia il vostro spazio interno, quindi magari con qualche dieta liquida, piuttosto che qualche giorno di digiuno, piuttosto che con una dieta a base di sole e verdure. Insomma, ognuno di voi scelga quello che più si addice al proprio corpo, ma anche una pulizia dal punto di vista esterno, quindi dello spazio dove vivete, dove lavorate, dove magari andate a fare il picnic la domenica, non lo so. Si tratta di pulire i posti che vi accolgono. E poi abbiamo la carta numero 19, che parla di lasciar andare. Ecco, questa è una carta che io sento molto collegata con la luna, perché appunto ci sono delle cose, anche qui c'è tanta acqua, come c'è una cascata, no? Come se ci fosse una cascata di emozioni. È come se ci fosse un tempio qui, no? E quindi anche questo bisogno di pulizia si fa internamente, non solo, scusate, con il cibo, ma anche a livello dei pensieri che formulate, delle emozioni che provate. Se siete sempre nell'invidia, lasciatela andare. Se siete sempre nei pensieri negativi, cambiate l'energia e lasciate andare. Mm. Amici del Leone, io spero che la lettura vi sia stata utile per capire come navigare le energie del prossimo futuro. Fatemelo sapere nei commenti come vi risuona. Se vi è piaciuto potete mettere like, iscrivervi, condividere. Se volete supportare il canale potete lasciare una donazione o abbonarvi. Vi ricordo comunque che le fasce di abbonamento sono due. Quella più bassa è semplicemente un sostegno al canale, mentre l'altra, la seconda, quella più alta, vi dà l'accesso ai video di crescita spirituale. Spero che possiate apprezzare anche questi sforzi. Bene, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!